Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere un cestino pasquale, visto che ci stiamo avvicinando alla Pasqua. Molto carino, molto semplice da fare. Come vedete, appunto, ho fatto poi anche le orecchie da coniglietto, che volendo potete anche non fare le orecchie e vi resta poi un cestino solo, appunto, che lo potete utilizzare come portaoggetti, portamonete in casa, sai, comunque si può utilizzare anche per altre cose. Qua fa messo con, vedete, la carta, questa qua, la pagliuzza, diciamo, ci mettete sopra le ovette, gli ovetti di Pasqua, può essere usato come centro tavola, appunto con gli ovetti dentro. È molto semplice da fare, io questo qua l'ho fatto con il cordino, si può fare con qualsiasi filato, cioè dal cotone alla lana, alla fettuccia, si può fare veramente con la raffia, in qualsiasi filato, come quello che avete in casa che comunque sia un pochino più rigido, cioè cercate di avere un qualcosa di rigido, non proprio molle molle, comunque e lo potete fare. Ok, allora quello che ci servirà sarà quindi il cordino, io in questo caso lo andrò a fare di nuovo con questo viola e come secondo colore utilizzerò questo azzurro, ok? Quindi il viola, ok, ecco qua, e l'azzurro. Poi ho fatto tutto con l'uncinetto da 4 mm, ci serviranno le nostre forbici, ago, l'accendino per andare a fermare il cordino, perché quando si taglia dobbiamo andarlo un po' a bruciare e poi ad attaccare praticamente sulla lavorazione, perché sennò si sfilaccia tutto. Quindi comunque ci servirà l'accendino. Poi, se volete, le orecchie le potete attaccare, cioè cucire praticamente dietro. Se no, se non le volete cucire, potete usare comunque la colla, quindi si vanno ad incollare. Io infatti in questo qua le ho incollate, viene molto più semplice e più veloce il lavoro. Ok? Poi ci servirà anche questa pagliuzza, se voi cioè l'avete, o comunque ci potete mettere anche tipo l'ovatta, la fibra sintetica, quella che si usa per gli amigurumi, quindi se non avete questa pagliuzza potete utilizzare comunque appunto anche quel tipo di imbottitura. Io in questo caso ce l'ho perché l'avevo comprata e quindi l'andrò a mettere verde a questo giro. Ok, abbiamo tutto, possiamo iniziare. Iniziamo subito facendo il cerchio magico e dentro al cerchio magico andiamo a lavorare 6 maglie basse. Fatte le 6 maglie basse, stringiamo il nostro cerchio magico, quindi andiamo subito sulla prima maglia bassa che abbiamo fatto e andiamo a fare un aumento. Quindi per il secondo giro andiamo a fare su ogni maglia sottostante un aumento sopra, quindi ci dobbiamo ritrovare con 12 maglie basse. Per il terzo giro andiamo a fare una maglia bassa e un aumento, quindi una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 18 maglie basse. Io non sto mettendo il marker perché vado a contarle. Voi se non riuscite a tenerle a mente che le volete comunque contare, metteteci pure il vostro marker. Quindi sulla prima maglia bassa che avete fatto mettete il marker. Per il quarto giro andiamo a fare di nuovo una maglia bassa, quindi mettiamo un marker, ok, e un aumento. Quindi anche il quarto giro lo facciamo come il terzo, ok? Una maglia bassa e un aumento. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 27 maglie basse. Ho finito il mio quarto giro, adesso per il quinto giro andiamo a lavorare in costa retro, quindi andiamo a prendere solo questa parte, ok, della maglia. Vedete? Questa è
sono tutte e due le maglie, come se andiamo a prenderla sempre. Noi adesso a sto giro andremo a prendere solo quella dietro, quindi andiamo a fare 27 maglie in costa retro, una maglia per ogni maglia sottostante. Prendiamo solo appunto la parte dietro della maglia. Adesso per il sesto giro andiamo a fare 27 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Ho finito il mio sesto giro, adesso mi vado un attimo a fermare prima la codina di inizio lavoro, ok? Così almeno puliamo bene il lavoro e, come dico sempre, lavoriamo sul pulito. Ok, qua basta anche solo dargli due punti, cioè fermarlo in 2 punti, perché tanto appunto poi, come vi dicevo, si va a riscaldare un po' la parte ed ad appiccicare, vedete, al lavoro. Quindi si ferma già in automatico, anche già così, ok? Adesso per il settimo giro andremo a fare 2 maglie basse, quindi se volete qua vi potete rimettere il marcapunti in modo da tenere il conteggio, ok? Quindi 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro, 2 maglie basse e un aumento. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 36 maglie basse. Ho finito il mio settimo giro, adesso dall'8° giro al 12° giro andiamo a fare 36 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Quindi facciamo così per 5 giri, arriviamo fino al giro 12. Ho finito il mio 12° giro, l'ultima maglia che dobbiamo andare a fare non la chiudiamo con il colore, con il primo colore, infatti possiamo già anche staccarlo, ma prendiamo il secondo colore, quindi chiudiamo la maglia, ok, con il secondo colore. Quindi qua adesso andiamo a fare 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3. Portiamoci dietro anche le codine, così intanto le nascondiamo, quindi 3 maglie basse. Nella prossima maglia che dobbiamo andare a fare non la andiamo a prendere di qua, andiamo sotto dove praticamente si è formata questa V, vedete? Noi andiamo a mettere l'uncinetto qua sotto e facciamo una maglia bassa allungata, ok, e ce la sistemiamo così. Quindi andiamo nella prossima e di nuovo 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3, ok? Quindi di nuovo nella prossima andiamo a prendere da sotto, vedete? Facciamo praticamente questo rifinitura, è una piccola rifinitura che appunto ho voluto farvi vedere, ok? Quindi di nuovo 1, 2, 3, quindi la prossima la prendiamo da sotto. Sono arrivata alla fine, vado a fare la mia ultima maglia, ok, allungata, e qui adesso possiamo tagliare e andiamo a fare la chiusura invisibile. Quindi facciamo la chiusura invisibile, ci aggiustiamo queste codine come avevo fatto vedere prima e poi vi faccio vedere per fare le orecchie. Per fare le orecchie andiamo a prendere il secondo colore, quello con cui abbiamo fatto la rifinitura, ok, l'ultimo giro, in modo che diamo un po' di contrasto. Quindi facciamo il cappietto iniziale e andiamo a fare 13 catenelle. Fatte le 13 catenelle andiamo sulla quarta catenella dall'uncinetto, quindi 1, 2, 3 e 4, e andiamo a fare una maglia alta. Ok, quindi è come se avessimo già 2 maglie alte. Quindi nella prossima
maglia, di nuovo una maglia alta, ok, e siamo a 3. Nella prossima andiamo a fare una mezza maglia alta, quindi nella prossima di nuovo una mezza maglia alta e nella prossima ancora di nuovo una mezza maglia alta. Quindi abbiamo fatto le 3 maglie alte, ok, la prima è solo sostituita dalle 3 catenelle e poi 3 mezze maglie alte. Nelle prossime 3 andiamo a fare 3 maglie basse, quindi una, 2 e 3. Adesso ci rimangono 2 maglie, cioè 2 catenelle, e andiamo a fare 2 maglie bassissime, quindi una nella prima e una nella seconda. Qui nell'ultima adesso di nuovo andiamo a fare un'altra maglia bassissima, ok, che ci giusto che ci dà la cosa di girare. Quindi di nuovo riprendiamo sulle catenelle e facciamo di nuovo le 3 maglie basse, quindi una, 2 e 3. Di nuovo 3 mezze maglie alte, quindi lavoriamo a specchio, 1, 2 e 3 e di nuovo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Qui adesso nell'ultima, dove abbiamo fatto adesso qua la stessa maglia alta, qua ne facciamo ancora una, ok, ci facciamo una maglia alta in più in modo da aiutarci ad arrivare praticamente alle catenelle per fare la chiusura. Come chiusura qui possiamo tagliare, facciamo sempre la chiusura invisibile, quindi ci andiamo a mettere qua sulla catenella, ok, andiamo a prendere qua la terza catenella e andiamo, ok, a formare l'altra maglia. Adesso andiamo a riprendere di nuovo il secondo colore, cioè praticamente che sarebbe il primo, quello del cestino. Lasciamo la codina un pochino più lunga perché poi ci servirà per andare a attaccare l'orecchio al cestino. Ci mettiamo qua nella parte dove ci sono le maglie bassissime, ok? Dove è la parte più stretta. E andiamo a prendere la maglia bassissima, quella subito prima della maglia bassa che abbiamo fatto. Quindi entriamo qua, agganciamo, ok, il filo, la codina quindi non la lavoriamo, lasciamola pure qua. E andiamo adesso a lavorare sulle maglie che ci ritroviamo, andiamo a fare delle maglie basse e in totale ne andiamo a fare 9. Quindi entriamo già subito nella prima, ok, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok, quindi nella prossima andiamo a fare un aumento, quindi una, rientriamo qui e facciamo la seconda. Poi lavoriamo altre 2 maglie basse, quindi una per ogni maglia sottostante, una qui, andiamo nella prossima, ok, che è quella delle catenelle, e facciamo la seconda maglia bassa. Nella prossima, che sarebbe la prima maglia alta che ci ritroviamo, andiamo a fare di nuovo l'aumento, quindi 1 e 2, ok, e quindi continuiamo tutto adesso il lungo
dell'orecchio e andiamo a fare le maglie basse e ne facciamo 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, quindi abbiamo fatto 9 maglie basse, un aumento, 2 maglie basse, un aumento, 8 maglie basse. Quindi adesso tagliamo il filo, tiriamo di nuovo fuori la nona maglia bassa che praticamente ci mancherebbe, ok, perché da sto lato ne abbiamo fatto solo 8, e andiamo a fare con la chiusura invisibile. Quindi entriamo qua proprio dove abbiamo iniziato, ok, e andiamo a fare la nostra chiusura. E abbiamo fatto la nona maglia che praticamente ci serviva. Adesso qua le due codine possiamo fermarle facendo un nodino. Ok, quindi questi fili così lunghi adesso poi ci serviranno per andarla ad attaccare al cestino. Quindi di orecchie così ve ne dovete preparare un'altra. Una volta che abbiamo finito quindi le nostre orecchie, prendiamo il cestino, qua dove era la chiusura, che vedete che comunque non è proprio uniforme, andiamo praticamente a mettere già le orecchie qua dietro in modo da nasconderle un po'. Quindi andiamo a metterne una, le codine lunghe, ok, che vi ho fatto lasciare, e praticamente per passarle appunto dalla parte dietro in modo da legarlo e farlo già fermare un po'. Quindi facciamo passare una e facciamo passare anche l'altra. Ok, quindi qua andiamo a legare, ma solo con un nodo, ok, non ne facciamo di più perché sennò poi si vede il nodino. Quindi fermiamola così. Poi adesso chi vuole se la può cucire con l'ago, ok, quindi prende e gli dà 2 punti per arrivare fino praticamente a qui dell'orecchio e se la ferma con l'ago e il filo. Invece per chi la vuole incollare, appunto tipo me, quindi prendiamo la colla, andiamo a mettere la colla praticamente nella parte qua bassa dell'orecchio in modo da tenerlo fermo al cestino. Ok, e vedete una l'ho messa praticamente così, un po' storta, cioè che è un po' piegata. Poi se volete le potete mettere anche tutte e due dritte, cioè vedete a voi come vi piace di più. A me piaceva che una fosse appunto un pochino così piegata e l'altra invece dritta. Quindi appunto qua adesso aspettiamo bene che si asciuga appunto la colla e queste due codine poi ce le ripassiamo qua nella parte interna e vediamo di fermarle un po' qua sotto l'orecchio in modo da fermarle e non farle vedere, ok? Quindi una la mettiamo qua e quindi l'altra la andiamo a posizionare qui vicino. Quindi di nuovo prendiamo le codine, ok, e le facciamo passare. Qui bisognerebbe far aspettare che si asciuga bene perché sennò per fare una si scolla l'altra. Quindi fate in modo che almeno una sia incollata, ok? Quindi anche qua ci facciamo
il nostro nodino come prima. Ok, ce la guardiamo, ce la sistemiamo in modo da vedere, vedete, tipo a me adesso è venuta troppo larga, cioè non mi piace che ci sia questo spazio qua, quindi adesso l'andrò a spostare un pochino più in là prima di incollarla, ok? Quindi una volta poi spostata e messa la colla, praticamente aspettate che si asciughi bene bene. Quindi questo è per piazzare praticamente le orecchie. Ed eccolo qui il cestino finito. Vedete, ho messo tutto via i fili, li ho nascosti appunto tutto bene sotto le orecchie, ok? E poi ci ho messo la mia appunto pagliuzza. Ed eccoli qua, vedete, sono molto molto carini, molto semplici e molto veloci da fare, come avete visto, cioè ci si mette proprio veramente poco. E poi vi potete anche sbizzarrire con i colori. Appunto, io adesso l'ho voluti fare comunque tutte e due sul viola, però la rifinitura e le orecchie appunto dentro di diverso colore, cioè uno sull'oro e l'altro sull'azzurro. Però appunto volendo potete farli veramente di tutti i colori. Ok, io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se non l'avete ancora fatto lasciate un pollice in su e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!